Ciao a tutti e bentornati alla Kokorozashi. Nel precedente video abbiamo visto qual era la divisa generalmente utilizzata nella pratica delle arti marziali e che fece da base per le uniformi più moderne. Oggi andremo a vedere qual è stata l'importanza dello judo e di Jigoro Kano nella definizione di una divisa standard utilizzata nelle arti marziali. Ma non solo, vedremo anche come tutto questo sia legato in qualche modo ad importanti rivoluzioni che in quel periodo la società giapponese stava attraversando. Ma prima di iniziare vi ricordo che l'argomento di questo video, di questa miniserie, l'avete scelto voi attraverso il sondaggio che ho fatto su Instagram, quindi seguitemi anche lì per aiutarmi a scegliere quale sarà l'argomento da trattare alla fine di questa miniserie. Vi invito inoltre a lasciare un like, a commentare, a condividere e a iscrivervi per sostenere il canale. Grazie! Ci siamo salutati alla fine della precedente puntata avendo compreso che cos'è il Keikogi, da quali elementi è costituito e che praticamente inizialmente ci si allenava stando solo in mutande. Link in descrizione per recuperare la precedente puntata. Il Keikogi venne introdotto come uniforme utilizzata nelle arti marziali e nelle discipline del Budo verso la fine del XIX secolo, attorno al 1880. Ed è qui che entra in scena il nostro buon Jigoro Kano, che abbiamo lasciato l'ultima volta mentre si allenava in perizoma. Questo perché gli abiti tradizionali giapponesi non prevedevano l'uso dei pantaloni e fu così fino al 1866, quando, grazie al rinnovamento Meiji che comportò tutta una serie di importanti cambiamenti culturali e sociali, vennero gradualmente introdotti sotto l'influenza europea. In breve, il rinnovamento Meiji fu un periodo durante il quale il potere, che prima era in mano agli shogun, tornò in mano all'allora imperatore Mutsuhito, il quale iniziò un processo di apertura nei confronti dell'Occidente. Questa apertura comportò cambiamenti a livello sociale, culturale, a livello scientifico, a livello medico, a livello di sistema scolastico, fino ad arrivare all'adozione della prima Costituzione giapponese. Ma questa è un'altra storia. Per motivazioni legate al senso di dignità che era percepito allora in Giappone e per motivazioni igieniche, il maestro Kano decise di adottare i pantaloni come elemento standard della sua uniforme, del Keikogi, per il judo e per lo stile di lotta che lui stava definendo in quel periodo. Tra l'altro Jigoro Kano era un uomo di cultura e molto sensibile a questi cambiamenti, a questa modernizzazione in atto all'epoca. Sempre nello judo un altro problema era costituito dalle maniche, che nella giacca tradizionale del Keikogi erano portate sopra il gomito, quindi di fatto piuttosto corte. Questo comportava tutta una serie di graffi e abrasioni dovute alla lotta e alle cadute nello judo. Quindi la successiva innovazione che Kano fece fu quella di allungare le maniche che arrivassero circa a metà avambraccio per proteggere le braccia e avere più tessuto da afferrare. Introdusse anche una trama porosa sulla giacca per facilitare il grip nelle prese. La cintura che inizialmente era utilizzata era la già nominata Kaku Obi, che era alta ben 8 cm. Anche qui Kano fece una piccola innovazione introducendo una Obi che fosse alta 4 cm e che di fatto è quella che tutt'oggi viene utilizzata all'interno dello judo e del karate, con la sola differenza che la lunghezza totale era leggermente più corta e quindi le due estremità che uscivano dal nodo erano portate piuttosto corte. Alcune altre discipline armate utilizzavano la kama. Il maestro Ueshiba decise di adottare questa gonna pantalone per la divisa standard del suo aikido. Anche l'aikido ha origini dal jiu-jitsu, proprio come lo judo, però il maestro Ueshiba preferì restare sugli abiti più tradizionali. Kano invece predilesse sì abiti più coprenti, ma anche molto più pratici per l'allenamento, e quindi i pantaloni. Quindi il Keikogi che Jigoro Kano definì venne chiamato Judogi
ovvero il vestito per lo judo. Tra l'altro, il judogi fu la prima uniforme, la prima divisa standardizzata per la pratica di uno sport da combattimento giapponese. In conclusione, il nuovo keikogi era definito sì dai pantaloni e dalla giacca opportunamente modificati, ma anche dall'introduzione dei più moderni shitabaki. La parola shitabaki letteralmente significa mutande di sotto, quindi anche se sono stati introdotti dei pantaloni, delle brache lunghe, alla fine, per non interrompere la tradizione, di fatto sono dei mutandoni, vengono considerati dei mutandoni e ci si continua ad allenare in mutande. Se il judogi è la prima divisa che è stata definita ufficialmente per uno sport a combattimento giapponese, come si è arrivati al karategi? E quali sono i significati dietro alle diverse colorazioni? A queste e altre domande risponderemo nel prossimo video. Noi ci vediamo alla prossima puntata e non dimenticate, la forza di volontà attraversa anche le rocce.